Ciao a tutti fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Allora, a sto video, scusate, ma andremo un po' de corsa perché c'è sta veramente tanto da parlare e non ve voglio stare qui per un'ora e mezzo, quindi cercherò di chiudere tutto in 10 minuti. Vi faccio una scaletta di quello che dirò in modo che pure per voi sarà più facile tenere traccia, ok, di queste cose. Nel punto 1, che sarà il primo che affronteremo, vi parlerò delle varie versioni che sono presenti di questa canzone 29 maggio e più o meno quelle che sono un po' le cose più importanti e necessarie da sapere in generale, ok? Nel punto 2 vi parlerò di come mi sono conosciuto con Citaro, questo produttore giapponese col quale ho fatto sta canzone e come si è sviluppato il progetto. Nel punto 3 vi parlerò dei testi e come sono stati concepiti e nel punto 4 vi parlerò l'intervista con Icitaro e una serie di altre cose legate all'intervista, quindi c'è parecchia roba da dire, cercherò di chiudere tutto in 2 minuti e cominciamo. Allora, la prima cosa, il punto primo, le cose più importanti, e dovete sapere di questo brano 29 maggio ce ne stanno due versioni, e una mixata da me col video fatto da me e una fatta mixata da Icitaro col video fatto da Icitaro, quindi la musica l'ha fatta Icitaro, io ho fatto i testi, però di queste due versioni poi cioè, vedete che mette poi lo stesso video, la stessa roba su tutti e due i canali, abbiamo deciso di differenziare le cose e fare una versione mixata da me con video fatto da me e una fatta da lui col video fatto da lui, questo in modo che così almeno se vi volete sentire l'altra versione non vi sentite insomma sempre la stessa musica due volte, ma ecco è un'occasione pure carina per chi conosce me, per andare a uno spunto, per andare sul canale dei Citaro e preme mi piace, quando prendete mi piace non solo sulla canzone ma iscrivetevi sul canale dei Citaro perché se lo merita, ha fatto sto brano favoloso. E stesso discorso pure per i fan dei Citaro, no? In modo che se vogliono andare a vedere quello che faccio io, insomma non si devono stare a risentire lo stesso brano una seconda volta, ma bene o male credo che sono abbastanza diversi, pure se la musica è la stessa, i testi sono le stesse, le versioni sono abbastanza diverse, quindi credo sia interessante che perdete altri 5 minuti per sentirvi quell'altra, ok? E approfittate e mettete mi piace sul canale di Citaro perché se lo merita. Ok, allora punto 2, iniziamo il punto 2, scusate oggi si corre ma c'è tantissimo da dire. Chi è Icitaro? Allora Icitaro è questo produttore Vocaloid giapponese che mi contattò recentemente su YouTube, oramai un mese e mezzo fa forse, e perché era rimasto molto impressionato dal lavoro che io stavo facendo. Onestamente mi sono un po' stupito perché insomma un mese e mezzo fa bene o male io avevo appena iniziato, però niente, Citaro era rimasto molto colpito da quello che io facessi e praticamente mi contattò e mi disse che c'aveva voglia di collaborare con me, quindi ci siamo visti con Citaro e lui mi spiegò bene, dice no guarda Gigi, secondo me quello che te fai è fantastico, dice perché io sono giapponese e per me è molto facile far cantare amico in giapponese, no? Perché basta che scrivo quello che le voglio far cantare e lei me lo canta, mentre invece tu non è che se scrivo italiano lei mi canta italiano, dice quindi insomma secondo me quel lavoro che tu fai c'è una specie di magia e sta cosa mi affascina molto. Io dissi a Citaro guarda Citaro che non c'è nessuna differenza perché te scrivi usando l'hiragana, io scrivo usando i fonemi, dico ma alla fine il concetto è lo stesso, non c'è nessuna magia dietro, però niente, Citaro era comunque rimasto molto impressionato da sto lavoro che stavo facendo e quindi mi disse collaboriamo e l'idea di Citaro era, dice facciamo un brano assieme, io faccio la musica e tu fai i testi e poi fai cantare il Vocaloid in italiano. E allora niente, quindi Citaro poi è stato molto, a me sta cosa mi piacque molto come idea, più che insomma non è che è un'idea, insomma una novità, insomma l'hanno fatta mille producer, però insomma ho trovato molto carino che Citaro mi abbia contattato e tutto quanto, no? Poi insomma Citaro c'ha un sound che io non ho, quindi comunque ero molto curioso pure di mettermi a lavorare con un sound che non fosse il mio, no? Quindi Citaro poi è stato così carino che mi fece addirittura scegliere quale brano, su quale brano io volessi lavorare, perché a me mi sarebbe andato bene pure mi avesse dato un brano qualsiasi, invece Citaro mi mandò poi qualche giorno dopo una folder con una serie di file, alcune erano canzoni complete, altre erano soltanto melodie, roba ancora non pubblicata ovviamente, e mi disse vedi se qua dentro c'è qualcosa che ti piace.
E praticamente c'era no, sto brano, erano 10 secondi di musica soltanto, che lui aveva fatto il 29 maggio di quest'anno, e c'è il nome del file era 2017 05 29 training, cioè l'esercizietto del 29 maggio, così 10 secondi buttati lì tanto così. E invece quando l'ho sentiti sti 10 secondi erano una bomba micidiale, e mi sono sentito un po' come, sai, quando sei piccolo e ti metti a frugare per casa e trovi il barattolo di Nutella quando non te l'aspettavi, capito? Perché praticamente com'è? Quando te sei piccolo la Nutella non è che te la compri te, no? Perché sei piccolo, quindi non lavori, non l'hai pagata te l'ha comprata mamma, l'ha pagata mamma, mamma si è fatta il culo per fare la Nutella, ok? Per comprarti sta Nutella, no? L'ha nascosta nella credenza, però tu la trovi, capito qual è la cosa? È uguale, identico, era così. Quindi praticamente Isidaro mi diede sta folder con sta roba, e dentro una di queste sottofolder c'era sto brano del 29 maggio, e mi sentivo come se avessi aperto il cassetto della credenza e ci avessi trovato dentro la Nutella. Allora sono andato da Citaro e ho detto: Citaro, sei un coglione. Ho detto: ma tu c'è sta roba dal 29 maggio ancora non la fai uscire? Ma sei un criminale, a te dovrebbero arrestare, ma come cazzo fai a tenere sto pezzo nel cassetto? E là quindi ci siamo messi a lavorare su sto brano, e Citaro poi dopo qualche giorno, una settimanella dopo, mi porta sto brano, raga, che era una bomba, una cosa fantastica. E niente, quindi poi mi sono messa a lavorare sui testi, e qui entriamo nella parte 3 sui testi, che là voglio dire, innanzitutto, se sentendovi i testi non capite che stiamo a parlare, siete dei rincoglioniti pazzeschi, perché penso che insomma sia tutto così chiaro, palese e cristallino, che insomma non ci sia nient'altro da aggiungere. Quello che invece è interessante, perché insomma non credo che ci sia particolarmente niente da aggiungere sul significato dei testi, due cose che non sapete, e so, una, la mia chiave di lettura personale sui testi, che questa qui ve ne affronto tra breve, e un'altra è come sti testi sono stati originati. Allora, sti testi sono stati originati perché proprio il giorno prima, o forse il giorno stesso che Citaro, no, forse il giorno prima esatto che Citaro mi diede la musica, anzi no, lui me la mandò la sera e io decisi di lavorarci il giorno dopo, quindi il giorno stesso che Citaro mi diede sta musica, e la mia migliore amica fu stata praticamente bullizzata a morte su un social network, e l'hanno fatta nera per un motivo inesistente, ok? E ci sono venuti apposta a pialla per culo. E a me sta cosa a parte mi ha fatto salire il veleno, no? Però non tanto perché fossi amici, ma perché mi va venire in mente: ma guarda come cazzo state ancora, ma è possibile? Che cazzo siete dei incoglioniti ancora che andate a pià per culo a gente su internet? Ma di mortacci vostra, cioè insomma mi hanno fatto manco di schifo, mi hanno fatto proprio pena sta gente, perché insomma io ho detto chissà come cazzo, cioè che cazzo c'hanno nel cervello. Probabilmente i genitori li picchiano de botte, e questi qui sono infelici e se la vanno a pià con altra gente perché hanno una vita di merda, non lo so, però insomma ogni tanto mi stupisco di queste cose, perché insomma la gente proprio non si rende conto, perché se si rendesse conto queste cose ne farebbe, no? Quindi insomma mi hanno fatto quasi tenerezza, insomma, ho detto, per quanto stanno impicciati col cervello per poter andare più per culo qualcun altro, no? E niente, quindi ho pensato, ho detto: vedi, questi qui sono dei buoni, questo qui è, colgo questa occasione per parlare un attimino di questo, e però la cosa che forse no, quindi nel brano, no, c'è lei, c'è la protagonista, che ovviamente c'è questo forte desiderio di vendetta, no, perché insomma è stata presa, umiliata e trattata male, insomma, per dei motivi che poi non c'hanno senso, no? Però poi la vendetta che lei ha, insomma, non è una vendetta fisica, no? Cioè, quindi, insomma, non è che poi lei effettivamente va lì e si rivendica, perché praticamente cioè, se chi dà la caccia, cioè, se per vendicarsi di chi fa la caccia alle streghe, no? Noi facciamo la caccia a quelli che fanno la caccia alle streghe, praticamente noi ci comportiamo come loro, no? Cioè non c'è più nessuna differenza tra noi e loro, no? E quindi insomma praticamente il concetto poi dietro è che la vendetta che farà lei, no, e sarà una vendetta di un tipo diverso, no, perché un giorno queste persone si renderanno conto di quanto sono state delle merde, e niente, nonostante tutto non ce l'abbiamo fatta a chiudere tutto in 10 de cazzo minuti, perché mi si è chiusa la telecamera poco fa, quindi probabilmente abbiamo superato i 10, scusatemi veramente tanto.
e non volevo tenervi così tanto, ma insomma una collaborazione del genere chiaramente richiede parecchio tempo per parlarne tutta, quindi scusatemi. E l'ultima cosa di cui voglio parlare a questo punto è l'intervista, ok? L'intervista fatta con me e Icitaro, no? Perché quindi oltre a fare il brano poi abbiamo deciso di fa anche questa piccola intervista, perché voi alla fine Citaro non lo conoscete e i fan di Citaro non conoscono me, quindi c'è stata questa intervista incrociata, lui che intervista me, io che intervisto lui, però a me sta cosa poi mi ha dato un altro spunto creativo, e sempre con questi paroloni grossi, creativo, ma vaffanculo Gigi, comunque allora, perché ho pensato, ho detto, vedi, io questa cosa qui ne faccio un format, ok? Cioè quindi praticamente poi approfitto di questa occasione di intervista ai Citaro per creare un format di interviste interessanti che voglio ripetere con altri produttori. Quindi mi sono inventato sta cosa, insomma, senti che parolone, mi è venuta in mente sta cosa di fare questa intervista con le gacia, ok? E infatti alcuni di voi si ricorderanno che un po' di tempo fa ho chiesto di scrivermi delle domande, e quindi praticamente nella gacia ci stanno tutte le domande che mi avete fatto voi, ok? Quindi sto concept della gacia lo voglio riproporre con altri produttori Vocaloid, a cui mo inizierò a chiedere se si fanno fare l'intervista, e magari cerchiamo di beccare pure qualcuno di questi che vi piacciono a voi, questi strafamosi, ok? Magari chissà se mi si inculeranno mai, però magari un giorno ci arriveremo. Quindi continuate a mandare le domande, perché poi in futuro questo format dell'intervista si ripeterà, e quindi scrivete altre domande, le potete scrivere o direttamente qui in questo video o sotto il video di intervista, o mi contattate come cazzo vi pare, però io prendo nota di tutte le domande e così poi cambiamo le domande nella Gacha Machine, e ogni volta, quindi bella è che abbiamo l'alternanza tra domande serie e domande cazzare, quindi insomma vedete un po' quello che potete fare, scrivetemi quello che vi passa nella testa. Ok, mo vi ho rotto il cazzo oggi quasi per 15 minuti, mi sento veramente in colpa perché io questi video li voglio tenere corti, e un abbraccio, un bacione, ci vediamo alla prossima.